Di utopico ci sono solo le ideologie. La storia della Chiesa dimostra che le sue encicliche non sono mai state né ideologiche né utopiche, perché poi basta aspettare abbastanza e si vedono gli effetti anche quando si diceva che non si sarebbero mai prodotti certi aspetti. Per cui la Chiesa parte dalla realtà e non da un'idea astratta. Per cui certamente anche questa enciclica non rimarrà e non è utopica. Secondariamente, quello che è successo, quello di più recente, la crisi finanziaria, è solo una punta di quello che l'enciclica va a correggere, perché dice l'uomo si perde se ha lasciato se stesso, l'uomo quando diventa misura di tutto, che sia poi nella scienza, nella tecnologia, nella finanza, nell'economia, nel mondo, nella politica, si perde. Per cui il richiamo forte di crisi è più ampio che quello della crisi finanziaria, che peraltro mi sembra la maggior parte stia già scordando. In effetti la crisi, l'origine più o meno condivisa da tutti, è un meccanismo inizializzato dallo Stato, da una politica sull'abitazione americana nel periodo clintoniano, nella quale si riteneva che era giusto, per bacco e anche nobile, poter dare un'abitazione a tutti. Ahimè, le abitazioni di solito si paga e chi ci va ad abitarci o le riceve in regalo deve essere in grado poi dopo, se un regalo si tratta, anche di mantenerli. Questo ha dato adito a un'esplosione sul mercato immobiliare americano, per cui si sa, quando c'è esplosione di mercato, quando c'è prospettiva di guadagno, nasce la speculazione, nasce il modo poi dopo più perverso di fare i soldi in fretta senza faticare, e la finanza è stata molto brava a ideare prodotti in modo tale da poter seguire questo trend dell'economia reale, perché era questa l'economia reale. Si parla sempre che la finanza ha creato i buchi e la crisi perché ha fatto delle cose virtuali, partendo da qualcosa molto molto concreto e molto reale. L'economia reale era dopata in questo modo perché a monte ci stava un principio buono, ma espletato in un modo malsano, che era quello di dire deresponsabilizziamo chi gli diamo. Invece di insegnare alla gente a procurarsi mezzi, a lavorare in un certo modo per potersi permettere poi magari un giorno la casa, si diceva è una condizione di partenza, uguaglianza per tutti, l'abitazione oggi è diventata un qualcosa che tutti debbono avere. Da lì via la speculazione edilizia e di tutto quello che ruota attorno ha mandato questo. Quindi i prodotti poi dopo derivati o quant'altro che si condannavano nei media, nei mesi scorsi, sono poi una degenerazione su qualcosa che nel reale era forse stato concepito peggio, quindi non c'è poi da meravigliarsi se la radice non è buona, che poi l'albero e il frutto siano ancora peggio. In questo senso questa era un po' la causa di questo aspetto, anche perché poi dopo non sono i sistemi che si correggono da solo, è sempre l'uomo alla fine che uno si rende conto cosa sta facendo e perché lo fa e come lo vuol fare, per cui sia in chi promuoveva l'immobiliare vendendo case, sia in chi le costrueva, sia in chi faceva i prestiti bancari per farle comprare, chi faceva le ipoteche a tasso zero, eccetera. È stato un bel miscuglio di gente che tentava evidentemente di approfittare al massimo del momento e dell'insperata tensione del mercato immobiliare americano.